Just telling me it's alright. It's so different. Ciao a tutte e bentornate sul mio canale, io sono Tiziana e oggi vi propongo un altro progetto davvero molto particolare, questa maxi bag appunto sfiga. Ma prima di andare a guardare tutto quello che ci serve per il progetto di oggi, vi ricordo, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi sul mio canale, attivare la campanella e seguirmi anche sui social. Per il tutorial di oggi troverete un kit completo su gomitoli.com con lo sconto del 30% nelle date indicate, quindi non perdetele di vista e potrete come al solito scegliere altre tonalità rispetto a quelle che vi propongo oggi, che sono questi due splendidi verdi. Il kit è composto da 2 rocche di Inda Big, ogni rocca è 500 grammi, questo cordino è molto grosso, guardate 6 mm, ma morbidissimo nella lavorazione. Poi una coppia di manici che viene abbinata a una delle 2 rocche, poi una base 30x10 ovale e una calamita da cucire. Per quanto riguarda l'uncinetto, io utilizzerò un uncinetto più piccolo, penso il 3,5, per poter far passare il nostro filato nel primo giro appunto della base, e per tutto il resto della lavorazione il numero 6. Quindi a questo punto possiamo iniziare col tutorial. Iniziamo la lavorazione partendo dalla base e sempre dal lato corto, e adesso facciamo una cosa diversa. Ho fatto un cappietto, entro con un uncinetto più piccolo momentaneamente, prendo l'asola del cappietto e la tiro fuori in questo modo, mi allungo e faccio in modo, guardate, che l'asola tocchi praticamente l'altro foro, rientro, estraggo, allungo e faccio un punto bassissimo, vedete? Poi mi allungo, mi assicuro, vedete, che arriva da questa parte, entro, tiro fuori il filato, maglia bassissima, vedete? Questo è un altro modo per creare il primo giro della base. Al solito mi allungo in questo modo, vado nel foro accanto e faccio così, in questa maniera. Ve lo faccio rivedere qualche altra volta, vedete? Mi assicuro che sia non troppo lungo e non troppo stretto, rientro in questo foro, faccio uscire il filato, lo allungo, maglia bassissima e nuovamente mi allungo, vedete, arrivo qui, entro, estraggo e una maglia bassissima. Vedete, devo fare questo per tutto il giro. Ci vediamo a questo punto per farvi vedere come completarlo. Quindi, vedete, io mi ritrovo in questa posizione. Ho tagliato il filo, quindi io sfilo l'ultimo punto e devo andare a ricreare quest'asola in questo punto. Quindi che cosa faccio? L'asola di chiusura. Quindi vado sotto il primo punto realizzato, faccio passare il mio filato e come vedete già mezza asola l'ho ricreata. Adesso io, vedete, devo ricreare l'altra parte, quindi vado nell'ultimo punto in mezzo, faccio passare il filato e poi questo stesso filato lo faccio ripassare dal foro qui, in questo modo. In maniera tale che abbiamo così, vedete, è perfetto. Poi noi questo lo blocchiamo sul retro e poi l'eccesso verrà tagliato. Ecco fatto. Adesso, sempre dal lato corto, ripartiamo, lascio l'uncinetto piccolo e prendo il numero 6, che è quello con cui andremo a realizzare tutto il resto della nostra borsa. Io prendo il filato, sempre dello stesso colore, faccio un cappietto e adesso dentro ogni punto di questo andrò a creare una serie di punti bassi e in alcuni punti anche gli aumenti. Lavoriamo in costa, quindi parto da quello centrale, entro,
e su questo vado a creare una sola maglia bassa. In questi 4 invece io ne vado a creare 2 nello stesso punto, quindi il primo e il secondo nello stesso punto, e come vedete questa parte l'ho lasciata libera, quindi entro sempre al centro, faccio il secondo e ne faccio 2, quello successivo sempre 2, e infine l'ultimo sempre 2. Così ho creato gli aumenti che ci serviranno per l'angolo. Vedete? E adesso invece proseguo in maniera diversa. Nei primi 2 li faccio singoli, qui farò l'aumento, 2 singoli aumento, eccetera, eccetera. Quindi riparto, punto singolo, aumento, punto singolo, aumento. E continuo fino alla fine del lato lungo. Vedete? Io arrivo a questo punto e vi faccio vedere come di nuovo ricreare gli aumenti, qui un solo punto, di nuovo gli aumenti e poi si prosegue sul lato lungo esattamente come da questo punto. Adesso qui abbiamo l'angolo, quindi cosa facciamo? In questi primi 4 facciamo l'aumento, in quello centrale ne facciamo uno solo, esattamente così come siamo partiti, e gli altri 4 sempre il raddoppio, quindi gli aumenti, per cui riparto con 2 nei prossimi 4, quindi il primo già l'ho fatto, completo pure il secondo, faccio il terzo sempre con l'aumento e infine il quarto. In quello centrale, esattamente come siamo partite, uno singolo e nuovamente riparto con gli aumenti, quindi i primi 4 dal punto centrale. Ovviamente dipende se usate lo stesso filato, lo stesso uncinetto, bisogna anche calibrarlo, nel senso che se vi sembrano troppi o troppo pochi, nel momento in cui eseguite tutto il corpo borsa, potete comunque aumentare di qualche punto. Alla fine l'esecuzione non subirà nessun cambiamento. Quindi, una volta che andiamo a fare qui gli aumenti, ripartiamo con 2 singole e una doppia, eccetera, eccetera. Qui gli ultimi 4 punti vanno aumentati e si chiude con una maglia bassissima. Quindi completiamo il giro e vediamo come ho completato tutto il giro, ma ho fatto una modifica e ve la espongo immediatamente. Dopo i 4 aumenti, qui abbiamo iniziato dal punto centrale con una maglia singola, poi ho fatto 4 aumenti. Qui, anziché fare 2 singoli e un aumento, venivano troppi punti, quindi ho cambiato, per cui ho creato 3 punti singoli, un aumento, 3 punti singoli e un aumento e così via. Quindi ho lasciato gli angoli uguali e ho visto che veniva eccessivamente larga. Fatto questo, io ho chiuso con una maglia bassissima sul primo punto, faccio una catenella e adesso farò un giro in costa senza fare più aumenti, quindi anziché entrare in tutto il punto, prendo solo l'asola esterna, riparto dal primo punto, vedete, in costa, e non serve più creare aumenti perché adesso la misura va bene. E proseguo così per tutto il giro. Poi una volta che lo rigiriamo
abbiamo creato una sorta di cornice. Quindi completiamo anche questo giro e vediamo come proseguire. Terminato questo giro siamo pronti per fare il punto spiga bicolor. Allora adesso un attimino ve lo faccio vedere con un unico colore per farvi capire un po' il meccanismo. Allora, una volta che abbiamo chiuso con un punto bassissimo si fa una catenella e si inizia. Sul primo punto facciamo una maglia bassa normale in questo modo. In quello successivo si prende alla base, quindi si fa un punto canestro in questo modo e poi si torna indietro nel punto basso effettuato normale, quindi in questo modo si prende alla base e si fa il punto basso in maniera tale, vedete, che gli dà questa particolarità. Ve lo faccio rivedere un'altra volta e poi lo facciamo bicolor. Quindi sono in sostanza 3 punti, si fa il primo normale, il secondo si prende canestro, quindi alla base, e poi vedete questo è il punto che abbiamo fatto, si torna indietro, si fa sempre canestro perché si prende alla base e si fa così, in maniera tale da creare questo disegno che sembra appunto una spiga. Allora ricominciamo, perché adesso invece vi faccio vedere come verrà bicolor. Quindi siamo qui, abbiamo fatto la catenella, facciamo il primo punto basso normale in questo modo, poi il punto a canestro io mi inserisco in questo modo, ma prendo l'altro colore, già ho fatto un cappietto, quindi lo prendo, estraggo, mi completo il mio punto canestro in questo modo e poi cosa faccio? Torno indietro, quindi quello dove dobbiamo tornare indietro, e lo chiudo, lo faccio normale col punto, scusate, col colore primario. Non vi preoccupate perché vi sembra difficile, ma vedrete che verrà facile. Quindi il filo, vedete, è attaccato qui, si fa il punto basso di nuovo, quello normale, in questo modo. Il punto canestro si fa con l'altro colore, noi tanto sono attaccati per cui spostiamo i fili e lo completiamo, poi sempre in questa maniera torniamo indietro, ma quel punto basso lo facciamo col colore primario, che in questo caso, nel mio caso, è il colore più chiaro, vedete? E si ricomincia con la sequenza, il primo punto col colore primario, quindi il primo punto basso, il punto canestro, puntiamo, prendiamo l'altro colore, lo completiamo, si punta indietro e si riprende il primo colore. Vedrete che appena lo fate un paio di volte vi verrà, guardate che bello, ancora il primo giro, ma appena cominciamo a salire vedrete questo verde chiaro e scuro che va salendo. Quindi ve lo faccio rivedere ancora una volta, quindi punto basso normale col colore primario, poi punto alla base, quindi faccio il mio punto canestro che vado ad eseguire col colore secondario, quindi con l'altro colore, poi torno indietro e prendo l'altro colore. E questo è il risultato del punto spiga bicolor. Ovviamente voi potete realizzarlo anche al contrario, ovvero il punto, questo obliquo, farlo dell'altro colore. Personalmente mi piace molto in questo modo. Quindi arriviamo a questo punto e vi faccio vedere come chiudere il giro e ricominciare il secondo. Ho completato il primo giro, guardate, poi ovviamente deve essere girato in questo modo e questa è, diciamo, questo è il risultato. Adesso andiamo a creare il secondo giro, quindi io ho chiuso con una maglia bassissima qui, faccio una catenella
e devo ripetere lo stesso modulo, quindi un punto basso nello stesso punto, il punto canestro va fatto qui, vedete, dove c'è quello obliquo, vedete, lo faccio qua e poi si torna indietro. Ve lo faccio vedere, quindi primo punto basso col colore primario. Poi vado qui, vedete, dove c'è il punto obliquo e il punto basso, mi inserisco, prendo l'altro colore, faccio il mio punto canestro e poi vedete questo è il punto che abbiamo precedentemente eseguito, si torna indietro e si fa il punto basso. E questo è il risultato, lo facciamo un po' di volte, quindi qui faccio il punto basso, vedete? Qui il punto canestro, quindi alla base, scusate, con il colore verde scuro. E qui, vedete, si torna indietro e con il colore primario vado a fare il punto basso che risulterà obliquo. E questo, vedete, già si sta formando il nostro punto spiga. Si va avanti di nuovo, punto basso, punto canestro qui, cambiamo il colore, lo chiudiamo e si torna indietro con il colore primario. Guardate, davvero molto bello e decorativo. Lo facciamo ancora una volta, quindi punto basso qui, punto canestro con l'altro colore, torno indietro, faccio l'altro punto basso, quello obliquo, col colore primario. Lo rigiro per farvi vedere quale sarà l'effetto. Quindi continuiamo, facciamo tutto il giro e vi faccio vedere ancora una volta come iniziare il giro successivo. Ho completato anche il secondo giro, guardate quanto è bello il decoro. Adesso ancora la rimetto in questo verso semplicemente perché mi viene più semplice. Vi faccio rivedere ancora una volta come iniziare il giro. Punto bassissimo, catenella, nello stesso punto ricominciamo col primo punto basso, poi il punto canestro qui in mezzo, con l'altro colore, e poi si torna indietro e si fa il punto basso obliquo qui con il colore prevalente. Ecco qui, si ricomincia, quindi punto basso, normale, punto canestro qui e si cambia il colore. E poi il punto obliquo, nuovamente con l'altro colore. Vedete che già si comincia a intravedere il nostro decoro. Quindi adesso saliamo per circa 22 centimetri, quindi andremo a creare una serie di giri. Io chiaramente poi alla fine sarò più precisa, vi dirò esattamente il numero di giri e i centimetri raggiunti. Ed eccola qui, quasi completata. Guardate quanto è bello questo punto, soprattutto lavorato con due colori. Allora, io in totale ho creato 19 giri per un totale di circa 22 centimetri. Adesso dobbiamo fare gli ultimi giri. Io ho staccato il secondo colore, sono rimasta col colore primario che nel mio caso è il verde più chiaro. Adesso
andiamo a creare un giro di punto basso in costa, ma creando delle diminuzioni, e vi faccio vedere. Qui abbiamo chiuso con un punto bassissimo, facciamo una catenella e adesso vedete il primo punto lo vado a fare in costa, quindi anziché prendere entrambe le costine prendo solo quella esterna e creo un punto basso. Poi per creare delle diminuzioni io salto proprio completamente, lo vedete quest'asola dell'altro colore, vado in quella successiva, sempre in costa, punto basso, anche in quello seguente, salto sempre questo e vado a lavorare soltanto quelle dello stesso colore, in questo modo. Così creiamo uno stacco, quindi da questo punto per creare i giri finali. Vedete? Quindi completiamo questo giro e ci rivediamo per vedere come completato questo giro. Vedete, si è leggermente ristretta. Adesso faremo altri 2 giri a punto basso, ma non più in costa, quindi normali, quindi ho chiuso con una maglia bassissima, catenella, quindi ricomincio, ma stavolta normali, in questo modo. Ne farò un altro e per finire un giro di punto bassissimo. Quindi facciamo questi 2, io inizierò pure il punto bassissimo, vi faccio vedere come realizzarlo, quindi completarlo, e vedere anche come agganciare il manici. Quindi dopo il primo giro in costa con le diminuzioni ho fatto gli altri 2 a punto basso normale. Io ho tagliato il filo perché adesso l'ultimo giro di punto basso in costa lo farò con l'altro colore, quindi io riprendo il verde più scuro nel mio caso e vado a chiudere con un punto bassissimo qui. In questo modo. Qui stringo un po' con il filato precedente e adesso quindi vado a creare i miei punti bassi, scusate, i miei punti bassissimi, così andiamo a dare un'ulteriore rifinitura alla borsa e nel frattempo abbiamo ripreso l'altro colore. Guardate, io adesso ne faccio qualche altra e vi faccio vedere come agganciare anche i manici. Quindi questo lo ripetiamo per tutto il giro. Poi per agganciare i manici io vi faccio vedere i ponticelli che saranno sempre in dotazione, quindi io non li ho fatti vedere all'inizio, ma 4 ponticelli ci saranno sempre nel kit, quindi il kit oltre le 2 rocche di Inda Big, la coppia di manici già con i moschettoni che poi andremo ad agganciare direttamente qui e la base, questo quindi sarà quello che troverete. Adesso noi che cosa dobbiamo fare? Una volta che finiamo tutto il giro, prendiamo per bene le misure perché dobbiamo mettere 2 ponticelli da questa parte e da quell'altra. Io intanto vi faccio vedere, anche se non ho preso ancora la misura perché poi questo è dettato, ecco un'altra cosa importante, da quanto volete allargare il manico. Io penso che più o meno prenderò una misura tipo così, diciamo poi ad occhio, ma comunque andrà diviso perfettamente poi lo spazio che ci sarà tra l'uno e l'altro e di conseguenza anche dall'altra parte. Questi ponticelli, vedete, ha delle alette, noi lo agganceremo in questo modo, quindi lo faremo passare, vedete, nella lavorazione o anche così, anzi secondo me così è ancora meglio. E poi che cosa si fa? Vedete, qua ci sono le alette, ci sono in dotazione queste griglie di sicurezza
e poi attraverso delle pinze, io per il momento lo chiudo, cerco di stringerlo con le dita, ma poi attraverso delle pinze andiamo a stringere per bene e questo sarà il risultato. E poi, come vi avevo detto, qui verrà agganciato il nostro manico. Quindi in questo modo, vedete? Così la borsa viene molto più rifinita. Chiaramente, ripeto, qui dovete stringere per bene, con una pinza vi aiutate e ovviamente saranno 4, quindi completiamo questo giro, agganciamo i ponticelli ai nostri manici e ci rivediamo a borsa finita. Sono veramente molto soddisfatta del risultato, poi il punto spiga bicolor rende molto elegante questo progetto, che adesso vi mostro anche indossato, guardate. Secondo me è davvero molto bella. Poi come misure ho ottenuto 30, 25, circa 12 di profondità, quindi anche una bella borsa. E vi ricordo che c'è il kit di sconto su gomitoli.com del 30% nelle date indicate, quindi non perdetele di vista e potrete scegliere tra le tante offerte di Inda Big, che sono veramente tonalità infinite. Io ne ho utilizzate alla fine 700 grammi e vi ricordo che nel kit ce ne sono 2 da 500 e questo è quello che mi è rimasto. Quindi se avete dei dubbi per quanto riguarda il progetto, mi raccomando, mandatemi un messaggio. Non dimenticate di iscrivervi sul mio canale, attivare la campanella e seguirmi anche sui social. Ci vediamo alla mia prossima creazione. With you in it, and make me take a little look. Can we finish it?